Spesso mi chiedono, ma l'italiano è difficile? Quanto tempo ci vuole per imparare l'italiano? È possibile imparare l'italiano in 2 mesi? Beh, ne parliamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano, un insegnante di italiano per stranieri e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi cerchiamo di capire se l'italiano è una lingua difficile e quanto tempo ci vuole per imparare l'italiano, per diventare fluenti. Cercheremo di analizzare diversi fattori e quindi capire il tempo necessario per imparare la mia lingua. Prima di tutto cerchiamo di capire che cosa significa per me imparare una lingua ed essere fluenti. Essere fluenti significa essere in grado di comunicare su tantissimi argomenti diversi, dai più facili ai più difficili. Capire quasi il 100% di quello che le persone dicono e riuscire ad avere una conversazione senza problemi. Ovviamente essere fluenti significa anche capire la cultura di un paese, perché ricordate che questa è una cosa molto importante. Quindi se tu capisci anche le referenze culturali all'interno di una lingua, riuscirai ad avere delle conversazioni più naturali. Ma quanto tempo ci vuole a diventare fluenti? Mesi? Anni? Anche perché essere fluenti significa anche parlare correttamente, quindi usare la giusta grammatica e usare il vocabolario giusto. Risponderemo a questa domanda alla fine del video, però adesso cerchiamo di capire quali sono i fattori che rendono la lingua italiana facile o difficile. Iniziamo dalla pronuncia. Io parlo l'inglese da tantissimi anni e devo dire, la pronuncia inglese è un vero e proprio incubo. Invece la pronuncia italiana è davvero facilissima. Prima di tutto, infatti, ricorda che l'italiano è una lingua fonetica, quindi si legge come si scrive. Questo significa che tu pronuncerai ogni singola lettera all'interno di una parola e questo secondo me rende l'italiano una lingua facile da pronunciare. Le vocali sono solo 5 e corrispondono a 7 suoni diversi. Questo perché la lettera E e la lettera O possono essere pronunciate in 2 modi diversi. Questo però cambia da regione a regione, quindi non è una cosa importante da sapere per uno straniero. Se vuoi ho fatto un video sugli accenti che ti lascio qui sotto in descrizione che spiega un po' meglio questa cosa qua. Però questo significa che quando tu vedi la lettera A in italiano, la sua pronuncia sarà sempre la stessa. A non cambia mai. Lo stesso vale per le consonanti che sono pronunciate sempre nello stesso modo. Beh, certo, ci sono alcune cose da memorizzare, come per esempio la C che può avere un suono morbido, c, o un suono duro, c. Però sono piccole regole facili da memorizzare. Infatti, quando io faccio le lezioni private con i miei studenti, loro imparano la pronuncia in una settimana. Quindi noi facciamo una lezione di 1 ora dove spiego le regole della pronuncia e dopo solo una settimana i miei studenti sanno pronunciare l'italiano. È facile. Quindi la pronuncia italiana è super facile. Quindi il mio voto di difficoltà è 1 su 10. Dove 0 è super facile, 10 è difficilissimo, quindi 1 su 10, super facile. Ora passiamo alla grammatica. Forse questa non sarà un'opinione condivisa da molti, però io credo che la grammatica italiana non sia così difficile. Mi spiego. Le regole sono davvero tantissime, sono d'accordo, e ci sono anche molti tempi verbali, come per esempio il congiuntivo, che a volte danno un po' di problemi agli studenti stranieri che imparano l'italiano. Però il discorso è che la lingua italiana, nonostante abbia molte eccezioni grammaticali, riusciamo quasi sempre a capire il motivo dell'eccezione. Quindi le regole e anche le eccezioni sono abbastanza fisse.
Quindi sì, c'è più grammatica da studiare, però secondo me la lingua italiana è più facile di, per esempio, l'inglese, perché anche se ci sono tante regole, quando le studi riuscirai a parlare in modo corretto. Infatti, secondo me, imparare la grammatica di base italiana non è così difficile. Di solito, in solo un anno, tu puoi imparare una parte molto importante della grammatica italiana, che ti permetterà già di parlare e di comunicare in modo efficiente. Certo, poi più vai avanti e più dovrai imparare le cose un po' più difficili, un po' più complesse, però generalmente in un anno la grammatica italiana si può imparare. Poi ovviamente dipende molto anche dalla tua lingua madre, ma di questo ne parleremo dopo. Adesso voglio dire che secondo me il grado di difficoltà della grammatica italiana è 6 su 10. Ora parliamo dell'ascolto, quindi capire quello che gli italiani dicono. E questa, secondo me, è una delle cose più difficili della lingua italiana. Purtroppo l'Italia è stata una nazione frammentata e quindi per questo motivo in Italia ci sono tantissimi accenti diversi. L'accento di una persona che viene dal Veneto è completamente diverso rispetto all'accento di una persona che viene dalla Sicilia. Questo a causa di tutte le dominazioni straniere che abbiamo avuto nel nostro paese. Ci sono accenti più facili, accenti più difficili, persone che hanno un accento molto chiaro, come per esempio io quando parlo durante i miei video, persone invece che hanno un accento un po' più forte, un po' più marcato. E questo secondo me è il grande problema dell'italiano. A volte capire, non noi professori, perché noi siamo più facili, ma capire persone per la strada o comunque serie TV e altri video può essere un po' più difficile. Infatti, per esempio, se prendiamo l'inglese americano, è abbastanza facile capire l'inglese americano perché è più o meno omogeneo su tutto il territorio americano. Sì, ci sono delle differenze, ma non sono delle differenze così grandi. Già se andiamo nel Regno Unito, l'accento di una persona di Londra è completamente diverso dall'accento di una persona di Manchester o della Scozia. Io sono stato in Scozia, a Edimburgo, vacanza bellissima, ma era difficile per me capire. È un po' la stessa cosa con l'italiano. Quello che voglio dire è che ci sono così tanti accenti e quindi l'ascolto può essere più difficile. Non è impossibile, soltanto che serve molta pratica, ma soprattutto è importante esporsi a diversi tipi di accento. Vi lascio in descrizione il link sul video sugli accenti perché può aiutarvi meglio a capire questa cosa, però quello che voglio dirvi è che sicuramente l'ascolto è una parte abbastanza complessa dell'apprendimento della lingua italiana. Quindi per l'ascolto io direi difficoltà 9 su 10. E ora parliamo di risorse. Beh, qui nessuno ha scuse, ci sono risorse di italiano ovunque su internet, non potete lamentarvi. In passato imparare una lingua non era così facile perché c'erano molte poche risorse. Oggi non è così, ci sono risorse davvero per ogni lingua. E anche se l'italiano è una lingua parlata da soltanto 80 milioni di persone, è la quarta o quinta lingua più studiata al mondo, quindi le risorse online sono tantissime. Ci sono altre lingue che non sono facili da studiare anche perché le risorse sono limitate. Per l'italiano non è così. Però per migliorare una lingua tutti sappiamo che la cosa più importante da fare è parlare. Per questo motivo voglio consigliarti una piattaforma fantastica che io ho usato per 6 anni per insegnare l'italiano e ti sto parlando di italki.com. Sono stato professore su Italki per 6 anni prima di aprire la mia piattaforma ed è stata un'esperienza fantastica. Non soltanto sono stato un professore, ma sono anche uno studente su Italki per l'apprendimento delle lingue, perché è davvero una bellissima piattaforma. Ci sono più di 800 professori di italiano che vengono da tutto il territorio italiano.
Ci sono community tutor con prezzi più bassi che possono aiutarti nella conversazione, e poi ci sono professori professionisti che generalmente hanno prezzi più alti e possono aiutarti a migliorare anche nella grammatica e quindi fare delle vere e proprie lezioni, non soltanto di conversazione. Quindi davvero ci sono professori per tutti i gusti e anche tutte le tasche, e ti consiglio davvero Italki. Se vuoi ho un link per te qui sotto in descrizione, e se ti iscrivi a Italki usando il mio link avrai uno sconto sulla tua seconda lezione. Quindi fammi sapere se la piattaforma ti piace e se hai trovato un professore o una professoressa giusti per te. Quindi, come possiamo vedere, le risorse sono davvero tantissime, considerando anche piattaforme come italki.com, e per questo motivo io direi che la difficoltà di trovare risorse è 1 su 10, perché ce ne sono tantissime. Quindi, facendo la media di tutte le cose che ho detto prima, imparare l'italiano ha una difficoltà di 4,25 su 10. E allora, non è così difficile, potresti dire. Beh, in realtà dipende, perché non abbiamo considerato 3 fattori molto importanti: la lingua madre, il tempo a disposizione e l'esperienza nell'apprendimento delle lingue. Non consideriamo il tempo a disposizione, perché è ovvio, se tu hai più tempo, generalmente migliorerai più in fretta. Quindi non consideriamo questo fattore, però consideriamo l'esperienza e la tua lingua madre. Iniziamo dalla lingua madre. Se tu parli lo spagnolo, il francese, il portoghese, è ovvio che imparare l'italiano sarà più facile per te. Se parli già inglese, lingue nordiche, lingue asiatiche, il tedesco, è ovvio che sarà un po' più difficile. E poi parliamo di esperienza, perché ricordate che non è che c'è un metodo infallibile per imparare una lingua. Tutte quelle persone che vi dicono questo è il metodo giusto per imparare una lingua, devi seguire questo metodo, non è vero. Il metodo è una cosa molto personale ed è qualcosa che noi sviluppiamo col tempo. Se tu già parli un'altra lingua, oltre alla tua lingua madre, significa che hai studiato quella lingua. Quindi studiare una terza lingua sarà più facile per te, perché sai già quali sono le cose utili per te. Io ho molti studenti che mi dicono: non mi piace studiare la grammatica, preferisco ascoltare e capire da solo la grammatica. Va benissimo, se questo funziona per te, ottimo, per me non funziona questo, io ho bisogno di sapere le regole grammaticali. Altre persone invece come me mi dicono: io voglio prima sapere la regola grammaticale e poi metterla in pratica. Va bene, questo è un esempio banale, però il metodo è qualcosa di molto personale, non è qualcosa che un'altra persona ti può imporre. Io posso darti dei consigli perché ho esperienza nell'insegnamento e quindi so quali sono i metodi che funzionano maggiormente con i miei studenti. Però non significa questo che c'è solo un metodo. No, non è così. Quindi più lingue hai imparato, più sarà facile per te imparare l'italiano o una nuova lingua. Una volta io ho lavorato con un poliglotta che parlava 8 lingue. In queste 8 lingue c'era lo spagnolo, il francese, il portoghese, il latino e anche il ladino. Non sto scherzando, ma lui in 2 mesi ha iniziato a parlare italiano, in soli 2 mesi. Però è ovvio, perché già conosci tante altre lingue simili all'italiano, sai come studiare una lingua, la sovrapposizione lessicale è enorme, è ovvio che tu inizierai a parlare l'italiano super velocemente. Per la maggior parte delle persone non è così. Noi persone normali che parliamo 2, 3 lingue, o anche le persone che parlano solo la lingua, siamo più svantaggiati. Però non è un problema, non dobbiamo scoraggiarci, perché studiando l'italiano avremo più esperienza per la nostra prossima lingua. Quindi quanto tempo ci vuole? 2 mesi? 6 mesi? 1 anno? 2 anni? Prima di tutto, chiunque vi dica che si può imparare la lingua in 2 mesi mente, è rarissimo, cioè non puoi imparare una lingua in 2 mesi, dai. Come si può imparare una lingua in 2 mesi? Ma anche in 3 mesi, cioè
Perché vedo sempre su internet queste impara l'italiano in 2 mesi? Ma cosa dici? In 2 mesi puoi imparare un sacco di cose, davvero tantissime. In 2 mesi puoi saper parlare di te, dire quello che ti piace fare, dire da dove vieni, chiedere le indicazioni, ma non puoi proprio parlare, avere una conversazione. Puoi farlo, ma in modo molto, molto, molto di base. Quindi io voglio dirvi dei numeri veri, ok? Io principalmente ho lavorato con studenti americani e studenti dall'America Latina, quindi parliamo di studenti che hanno come prima lingua l'inglese e lo spagnolo. Questi studenti hanno iniziato con me da zero, cioè che non sapevano niente, e dopo 8-10 mesi iniziavano a parlare in modo più fluente e anche con più sicurezza. Cioè, dopo 8-10 mesi, un anno, potevamo fare una conversazione su un qualsiasi argomento. Cosa hai fatto questo weekend? Ah, che bello! Ho comprato una nuova casa. Cioè, argomenti molto vari, molto random, e dopo 8-10 mesi, un anno, dipende anche dallo studente, ovviamente, questi studenti riuscivano a parlare. Quindi secondo me il tempo è più o meno questo, cioè se noi per un anno studiamo in modo costante, questo è importante, in modo costante ci impegniamo, dopo un anno inizieremo a poter fare delle piacevoli conversazioni. Piano piano, senza parlare di cose troppo difficili, però possiamo farlo. E per diventare proprio fluente, parlare come parlo io, questa è una situazione completamente diversa, ci vogliono anni. Se venite a vivere in Italia sarà molto più facile, ovviamente, però ci vogliono anni per raggiungere tutta questa sicurezza, tutta questa fluenza. Ma è davvero necessario? No, cioè sì, essere fluenti al 100% è una cosa bellissima, però non è una cosa necessaria per parlare l'italiano. Cioè, se tu vieni in Italia, riesci a capire quello che le persone dicono, riesci a parlare, non parli 100% correttamente, non capisci il 100% di quello che le persone dicono, ok, ma questo non è che ti impedisce di parlare l'italiano. Quindi essere fluenti è come raggiungere la perfezione. Raggiungere la perfezione è difficilissimo. Noi dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile a questa fluenza, però non è una cosa super necessaria. Dobbiamo studiare tanto per raggiungere questo livello, però non è una cosa che devi raggiungere per forza per parlare l'italiano. Quindi tu non ti preoccupare, continua a studiare, fatti forza, cerca di parlare il più possibile con le persone e goditi, questa è la cosa più importante, goditi il tuo viaggio nell'apprendimento della lingua italiana. E tu che ne pensi? Quali sono le tue opinioni su questo argomento? Da quanto tempo studi l'italiano e come ti senti con il tuo italiano in questo momento? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e cerchiamo di avviare una conversazione. E se questo video ti è piaciuto e ti ha aiutato anche motivato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuterà tantissimo, e non dimenticare anche di iscriverti al mio canale per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!